Eccoci a Buenos Aires. Ci siamo arrivati finalmente. Siamo distrutti, abbiamo dormito 2 ore. 2 ore più questa 2 notte, ore. sì esatto. Con in mezzo una frontiera. Con in mezzo alla frontiera terrestre che però è stata velocissima come sempre. E adesso abbiamo già iniziato a visitare Buenos Aires perché possiamo stare qui poco. Oh mamma, E guarda qua sì, che infatti, bello. Ma c'è e proprio abbiamo Diego deciso di in alto. iniziare dalla Boca, che è uno dei quartieri più turistici. Sede E del Boca non- Junior, per chi non lo sapesse. E guarda, infatti la prima cosa che vediamo cos'è? Diego Armando Maradona nasce il 30 ottobre del 1960 a Lanús, nel grande complesso suburbano di Buenos Aires. Soprannominato El Pibe de Oro, il ragazzo d'oro, è considerato uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi. In una carriera da professionista più che ventennale, militò nell'Argentinos Juniors, nel Boca Juniors, nel Barcellona, nel Napoli, nel Siviglia e nel Newell's Old Boys. Con la nazionale argentina partecipò a ben 4 mondiali, vincendo da protagonista il torneo del 1986. Contro l'Inghilterra, ai quarti di finale di Messico 1986, segnò una rete considerata il gol del secolo, 3 minuti dopo aver segnato un gol da cui venne coniato per lui un altro appellativo, Mano de Dios. Il 5 luglio del 1984 Maradona venne presentato ufficialmente allo Stadio San Paolo e fu accolto da circa 80.000 persone festanti, che pagarono la quota simbolica di 1.000 lire per vederlo. Rimase nel club italiano dall'84 al 1991, vincendo con il Napoli il primo scudetto e numerose altre competizioni, come la Coppa Italia, la Coppa UEFA e la Supercoppa italiana. Maradona rimane uno dei campioni più amati nella storia del calcio napoletano. Maradona morì il 25 novembre del 2020 nella sua casa di Tigre, nella municipalità di Buenos Aires. Il feretro venne esposto in una camera ardente allestita all'interno della Casa Rosada a Buenos Aires, dove migliaia di persone si misero in coda per tributare l'ultimo saluto al campione argentino. I funerali di Stato si tennero 2 giorni dopo, sempre alla Casa Rosada. L'improvvisa morte del campione suscitò un grande cordoglio in tutto il mondo, particolarmente in Argentina, dove il presidente Alberto Fernández dichiarò 3 giorni di lutto nazionale, e a Napoli, la sua seconda casa, dove si tennero veglie per strada durante la notte seguente. Migliaia di tifosi sfilarono per il centro della città fino ad arrivare in piazza del Plebiscito, dove venne allestito uno spettacolo. Contemporaneamente, il tifo organizzato si ritrovò all'esterno dello Stadio San Paolo, che rimase illuminato per tutta la notte in suo omaggio. Maradona è tra le figure più controverse e iconiche della storia dello sport, per la sua personalità eccentrica e polarizzante dentro e fuori dal campo, ma senza dubbio una delle più conosciute a livello mondiale e una delle cose che lega indissolubilmente l'Italia all'Argentina. Eccoci nel quartiere più colorato e sicuramente più conosciuto di Buenos Aires. Vogliamo iniziare così a scoprire questa grande metropoli argentina. La Boca è un quartiere che parla di Italia e si intreccia con la storia degli immigrati italiani. Sorto come porto fluviale nella prima metà del XIX secolo, La Boca è nato come quartiere che ha accolto immigrati, soprattutto provenienti dalla Liguria. Arrivati qui con grandi imbarcazioni alla ricerca di un futuro migliore, gli immigrati italiani si stabilirono in queste piccole casette costruite con materiali molto semplici, come la lamiera e il legno, e addossate l'una all'altra. Nel 1871 il quartiere, insalubre e privo dei più elementari servizi igienici, fu uno fra i più colpiti dell'epidemia di febbre gialla, che causò in tutta Buenos Aires oltre 13.000 vittime. Alla fine del 1920 circa, con la fine dei traffici navali, dirottati verso il nuovo porto di Buenos Aires, nella zona di Retiro, La Boca perse la sua vitalità economica, trasformandosi rapidamente in un quartiere povero e degradato. Agli europei, a partire dagli anni 50, s'andarono poi a sostituire immigrati provenienti dai paesi limitrofi, come Uruguay, Paraguay e Bolivia. Il declino, accentuato anche da una conseguente avanzata della criminalità, iniziò ad arrestarsi negli anni 90,
quando le strade centrali della Boca furono convertite in una popolare attrazione turistica. Oggigiorno il quartiere si è affermato come uno dei principali poli del turismo della capitale argentina, grazie alla presenza di artisti di strada, una vita vibrante e ovviamente per la sede dello stadio di una delle squadre di calcio più conosciute di Buenos Aires, il Boca Juniors. Il Caminito è una via museo del quartiere La Boca, la via più colorata e più trafficata dai turisti. Ecco alcuni versi della poesia che celebra questo piccolo angolo di mondo. Caminito che il tempo ha cancellato, che insieme un giorno ci hai visti passare. Sono venuto per l'ultima volta, son venuto a raccontarti il mio male. Caminito che allora eri, da quando se n'è andato vivo tristemente. Amico Caminito parto anch'io, da quando se n'è andato non è più tornato. Seguirò i suoi passi. Arrivederci, Caminito. Mentre passeggiamo per il Caminito, ci accorgiamo di una piccola folla di persone accerchiate intorno a qualcuno che non riusciamo a vedere. Poi però, disperse un po' le persone, capiamo che si tratta dei Maná, che si trovano qui a passeggiare dopo un concerto che si è tenuto nei giorni scorsi, proprio qui a Buenos Aires. I Maná sono un gruppo musicale rock messicano, e più precisamente della città di Guadalajara, formatosi alla fine degli anni '80. La sua fama è internazionale, anche grazie alle collaborazioni musicali del calibro di Carlos Santana, con cui hanno cantato la celebre Corazón Espinado, e anche con il nostro connazionale Zucchero. Le loro canzoni più famose e conosciute sono En el Muelle de San Blas, Rayando el Sol, Oye mi amor e Labios compartidos. Per motivi di copyright non possiamo inserirle in questo video, ma probabilmente una di queste avrai già avuto l'occasione di sentirla. I Maná hanno sempre dichiarato la loro attenzione nei confronti dell'ambiente e dell'ecologia, che li ha portati a creare nel 1995 la Fondazione Selva Negra, che promuove la salvaguardia dell'ambiente qui in America. Sì, Mirko, Mamma, Mirko ho conosciuto i Maná. Noi li abbiamo conosciuti, noi li sappiamo ho chi appena sono. salutato uno che mi ha fatto così, l'ho fatto così anch'io. Sono i Maná, Mirko, sono famosi. Mirko sta facendo una foto ai Maná anche se non sa assolutamente chi siano. Non so chi sia, ma faccio le foto. Perfetto. E là sopra ci sono altre statue. Sempre in questo quartiere è posto lo stadio Alberto José Armando, meglio noto come La Bombonera, e cuore pulsante di una delle squadre più amate in Argentina e conosciute al mondo, il Boca Juniors. Inaugurato nel 1940 ha una capienza di oltre 57.000 persone ed è dipinto coi colori ufficiali della squadra di casa, Azul y Oro. Nello stadio è presente dal 2001 il Museo della Pasión Boquense, dedicato alla storia della squadra, con una ricchissima Hall of Fame ed un murales dedicato a Diego Armando Maradona. Vi è esposta anche una chitarra giallo-blu con cui Lenny Kravitz suonò nella Bombonera nel 2005. Qui si possono trovare anche statue di giocatori storici come Martín Palermo, primatista di presenze nella storia del club, ma anche di Maradona, Riquelme, Schelotto, Rojas e Marzolini. Eccoci davanti allo stadio del Boca Junior. Boca, 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 Boca. È centralissimo. Sì. Praticamente C'è a... la casa, lì, nell'altra via ci sono le case a neanche 5-6 metri. Sì, Qui centralissimo. penso che ti verrà giù il paletto di casa. Incredibile, in quella via lì ci sono tutti dei negozietti che ti permettono di fare delle foto con la Coppa del Mondo. Abbiamo raggiunto il quartiere di Sant'Elmo a piedi dalla Boca. Le sue gallerie d'arte, i bar aperti fino a tarda notte e le bancarelle di artigianato conferiscono a questo quartiere di Buenos Aires un'aria bohemienne. Quella dove ci troviamo è Piazza Dorrego, che ogni domenica attira visitatori da ogni parte della città con il suo mercato delle pulci e gli artisti di strada. Noi purtroppo non saremo in città durante il weekend e ci accontentiamo di visitarla un giorno della settimana,
godendo comunque dell'atmosfera rilassata che qui si respira. San Telmo è uno dei quartieri più antichi della città e quello che meglio ha conservato l'antico aspetto coloniale. Durante il 1800 fu abitato dalle famiglie più benestanti della città, fino al 1871, quando una grave epidemia di febbre gialla devastò la capitale argentina. Cercando un ambiente meno malsano, i ricchi abbandonarono in massa San Telmo e si insediarono nelle aree sopraelevate di Retiro e Recoleta. Le grandi dimore patrizie rimaste vuote vennero così affittate ai numerosi immigrati che sul finire del XIX secolo iniziavano ad arrivare in massa a Buenos Aires. Così da quartiere della buona borghesia, San Telmo si ritrovò ad essere una delle zone più sovraffollate, povere e sporche della città. La decadenza di San Telmo non si arrestò nemmeno nel XX secolo, tanto che nel 1957 l'architetto Antonio Bonet avanzò la proposta di demolire i vecchi caseggiati coloniali e costruire al loro posto una serie di blocchi residenziali. Nel 1970 si ebbe però un primo segnale di ripresa, quando si ebbe l'idea di riqualificare San Telmo con un mercatino dell'antiquariato che già l'anno seguente si sarebbe affermato come uno dei principali eventi culturali di Buenos Aires, la Feria di San Telmo. Attualmente San Telmo è uno dei quartieri più conosciuti di Buenos Aires, sia dal turismo internazionale che da quello nazionale. In una delle vie che si snoda dalla piazza Dorrego è possibile ammirare moltissime botteghe di antichità che espongono pezzi davvero unici e particolari di arte, soprattutto proveniente dall'Europa. Parlando con Fernando, il ragazzo che ci sta ospitando qui a Buenos Aires, ci raccontava che questi pezzi sono gli stessi portati qui dai migranti europei quando si stanziarono in Argentina. I loro figli, che decisero di ritornare in Europa, sono gli stessi che ora comprano da queste botteghe le opere d'arte vendute dai loro stessi avi inconsapevolmente. Si stima che quasi l'80% degli argentini abbia origini italiane e porti un cognome italiano. Questo è il primo giorno qui a Buenos Aires, fra i portegni, come si chiamano gli abitanti della capitale. Saremo ospitati a casa di questa coppia di giovani argentini, che ci raccontano ogni sera parti della storia e delle tradizioni di questo stato sudamericano. Purtroppo abbiamo solo pochi giorni per visitare la capitale argentina. Abbiamo un appuntamento importante con dei piccoli animaletti che stanno per emigrare, ma non prima di aver salutato Rebecca. Così decidiamo di visitare ogni giorno uno o due quartieri di Buenos Aires e questo primo giorno è stato dedicato alla Boca e San Telmo. Siamo dei gran camminatori e degli amanti del viaggio lento, ma questa volta ci faremo aiutare anche dalla metropolitana che collega tutta l'area cittadina. Funziona con una tessera ricaricabile, la Sube, del costo di 800 pesos argentini, all'incirca 80 centesimi di euro. La si può usare in tutta l'Argentina, sia per la metropolitana che sugli autobus urbani. Qui a Buenos Aires il costo di un biglietto è di circa 125 pesos, 12 centesimi di euro. Noi qui mangiamo soprattutto a casa con i ragazzi che ci fanno provare alcuni dei piatti tipici argentini e noi ricambiamo con pasta al pesto e carbonara. A Buenos Aires è possibile mangiare a poco prezzo
delle empanada che vengono vendute ad ogni angolo della strada. Abbiamo trovato empanada anche a 50 centesimi di euro, ripiene di qualsiasi cosa. Qui, se te lo sei perso, ti lasciamo il video in cui abbiamo imparato, grazie alla nostra amica Julia, a cucinare questo piatto tipico argentino. Ma dopo aver visitato il mercato di San Telmo ci incamminiamo verso casa. La giornata è stata lunga e noi domani avremo una sveglia presto. Altri quartieri della città ci aspettano.